Buongiorno pipistrelli e pipistrelle, oggi vi porto con me per tutta la giornata. Mi sono preparata e sto andando a fare colazione. La mattina mi vesto molto casual con leggings nero e maglietta, con una cinta a volte e le mie amate Pikes, ma senza il tacco. Ho anche la borsetta che abbiamo fatto insieme in un video, vi lascio il link qua sopra se non l'avete visto. Finalmente è arrivata la primavera, quindi di giorno posso mettere la giacca lunga più leggera che mi piace tanto. Come vedete di giorno non mi trucco quasi mai, tanto non tolgo mai gli occhiali. Se non mi siedo a prendere il cappuccino e il cornetto al bar, per me la giornata non può assolutamente cominciare, ne va della mia sanità mentale e soprattutto della mia produttività. Oltre alla borsa ho una bustina perché dobbiamo passare alla posta a spedire una lettera alla mia amica di penna americana. È lì che stiamo andando e mi fa anche piacere perché per arrivarci dobbiamo passare in questo parchetto che è molto carino ed è molto rilassante. La lettera è questa qui, come vedete ha uno stile molto vintage perché per realizzare i collage ho usato delle riviste che avevo. Sono tornata a casa dopo un'ora di fila alla posta e devo assolutamente editare il video per sabato. Di solito lavorare ad un video mi richiede almeno 2 giorni. Per editare uso questo programma che è abbastanza professionale, infatti ho dovuto piano piano imparare ad usarlo perché era un po' difficile. Visto che sono a buon punto, vi faccio vedere uno dei costumi che metterò allo spettacolo di stasera. L'ho realizzato io ed infatti dobbiamo finire di cucire alcune perline in alcuni punti prima di prepararci per uscire. Stasera dovrò danzare per una band metal durante il loro concerto e sono molto contenta perché è un tipo di contesto che mi stimola molto a livello creativo. Ho usato per il costume alcuni pezzi vintage che mi ha mandato un'amica di penna dall'Olanda e molte perline, alcune le avevo, altre le ho comprate appositamente. Anche la base è realizzata totalmente da me con il panno Lenci, oramai mancano pochissimi spazi senza perline, ci ho messo circa 3 giorni e 3 notti per finirlo. Mia madre ha realizzato la gonna, che è questa gonna con lo strascico nude e con questo bordo tutto arricciato. Anche quest'altro costume lo userò stasera ed allo stesso modo bra e cinta sono delle mie creazioni. Appena finito di cucire dobbiamo andare a lezione, non so se lo sapete ma io insegno danza orientale ed oggi per fortuna insegno vicino casa così facciamo in tempo a prepararci per la serata in modo tranquillo. Siamo tornati e questa è la mia postazione trucco che uso sia per girare i video ma anche per prepararmi. È un tavolo richiudibile in realtà da esterno, quindi quando ho bisogno di spazio lo posso mettere via.
Mi faccio prima l'acconciatura, che è un po' più complessa del solito. Ho bisogno di realizzare prima uno chignon con questa imbottitura a ciambella, ne uso una molto molto grande in questo caso, e poi ci giro intorno le lunghezze che mi sono rimaste fuori. Nel frattempo mi sono anche fatta 4 chiacchiere al telefono. Giro poi intorno allo chignon la mia treccia, che è una treccia sintetica, e la fisso con tantissime forcine perché è veramente pesante. Mi trucco il più velocemente possibile con le palette Rose Quartz di Huda, che ormai conoscete, e con la Frivola, che invece è quella nuova che abbiamo comprato la scorsa volta della Laila Cosmetics. Sto facendo una base nera per il mio Aloe Eye che scurisco con Mantra dalla palette di Huda e col nero della Laila Cosmetics, che, come avevo previsto, usato su base non settata, da solo funziona benissimo. Pulisco la codina esterna e per fare veloce scelgo uno shimmer dalla Laila, questo duochrome blu e rosa, e per non farmi mancare niente lo intensifico con lo shimmer simile che si trova nella Huda. Faccio lo stesso sotto la rima ciliare inferiore. Visto che ho ancora qualche minuto, vi faccio degli swatches comparativi delle due palette, voglio vedere quanto si somigliano. Come potete notare, i colori si somigliano ma differiscono praticamente tutti dagli altri per intensità o per sottotono, sebbene siano entrambe palette comunque fredde. La Huda ha un notevole generalizzato sottotono violaceo che alla palette di Laila invece manca, ed in generale anche gli shimmer di Huda sono molto più particolari e cangianti. Palesemente una non può sostituire l'altra, ma possono essere due ottime compagne, come nel look di stasera ad esempio. Comunque mi devo assolutamente sbrigare a fare la valigia. Ho messo, oltre ai costumi, uno scialle in pizzo da usare col costume nero, lo metterò sulla testa, era di mia nonna quindi è un pezzo vintage, ed un velo in seta per una delle due performance.
Usciamo abbastanza in orario, essendo sera ho messo il cappotto pesante, che è questo bellissimo piumino di Killstar che mi è stato regalato, ha questa pelliccia sintetica che mi piace molto. Visto che devo prendere i mezzi pubblici all'andata ed ho anche la valigia dietro, preferisco stare comunque vestita molto comoda, quindi sono vestita come oggi, molto casual. Vi chiedo scusa perché della serata ho praticamente solo queste immagini. Presa dal lavoro non ho pensato a girare un video nel backstage e per di più dove mi stavo cambiando non c'era nemmeno lo specchio, quindi non potevo neanche riprendermi. Questi sono degli spezzoni di cosa è accaduto sul palco. La band si chiama Lunar Sea, sono molto bravi anche live. Se vi piace il genere andateveli a cercare. Ho finito più o meno verso mezzanotte e poi sono rimasta a bere qualcosa con gli amici. Eccoci tornati a casa, mi sono lavata ovviamente, messa il pigiama e ho acceso le lucine colorate perché detesto dormire al buio ed ora finalmente andiamo a dormire. Grazie per avermi tenuto compagnia durante questa giornata, ricordatevi se vi è piaciuto il video di lasciarmi un pollice in su e se volete iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo video, un bacione, ciao ciao, buonanotte!